Allora, siamo arrivati alla fine di aprile, quindi è il momento di una prima playlist di questi primi 4 mesi. Al 10° posto ho inserito Kim Gordon, Play Me, un altro bell'album di questa grande esponente della musica indie, ex cantante di Sonic Youth, che a 73 anni sta vivendo una seconda giovinezza da una lunga pista alle trentenni, musica metropolitana, New York, Berlino, bassi sincopati, chitarre, elettronica, una voce cavernosa, non si sa da dove venga. Diciamo che forse al limite, ecco, al limite di non sorprendere, come avevano invece più colpito i due album precedenti, ma è allo stesso livello compositivo. Poi due proposte, diciamo, più americana classica, cantautorato americano, visto che oramai Springsteen ce lo siamo giocati da diversi anni. Bill Callahan, questo è un album del 2019, questo si chiama My Days of 58, solido, purtroppo non l'ho ancora visto in concerto, ma appena posso lo vado a vedere. In questo semplifica un pochettino, apre a qualche fiato con qualche suggestione Van Morrison. E poi Jay Buchanan, un po' una sorpresa perché non è un cantante di primo pelo, 4-5 brani notevolissimi, gli altri discreti, anche lui cantautorato con qualche afflato country, atmosfera agreste, anche lui un ascolto molto molto piacevole. Poi andiamo agli album che ho preso in vinile. Allora, Dry Cleaning, Secret Love, li ho visti in concerto qualche tempo fa, tengono bene, anzi meglio. La formula Dry Cleaning in particolare, lei più che canta parla, il basso e la chitarra e la batteria che picchia, e soprattutto la vena compositiva del chitarrista. Questo album vinile Apricot è un pelino più articolato come proposta compositiva. In particolar modo mi è piaciuta il pezzo di apertura Hit My Head All Day. Se vi capita non fatevi scappare dal vivo. Poi Mitski, proposta molto particolare, oramai nota anche, non dico al grande pubblico, ma insomma è tra le più note della scena, diciamo cosiddetta alternativa. Soprattutto negli ultimi album, come dire, ha virato un po', scegliendo un impianto più orchestrale, ma molto vario. Si passa dalle love songs a chitarre distorte, a diciamo atmosfere insomma di vario tipo, però è caratterizzato da questo cantato molto controllato che fa dei chiari riferimenti alla classicità della canzone, diciamo, io direi americana. L'album si chiama Nothing About to Happen to Me, esercizio di stile potrebbe dire qualcuno, ma in realtà di grande stile, algida, però non emotiva. Poi andiamo al quinto posto, mi sorprendo chi mi conosce perché scelgo diciamo, una proposta diciamo più di grande commercio, ma io non faccio queste distinzioni, infatti l'album è buono, lei si chiama Charlie XCX, molto nota ai giovani, è colonna sonora di un film che io chiaramente mi sono ben guardato per andare a vedere, ci sono delle lettere all'interno dell'album, vabbè, figuratevi, ma l'album è veramente godibilissimo, con qualche atmosfera Kate Bush anni 80, chiaramente rivista nel 2026, un pezzo pop per me per eccellenza, Dying for You, ma anche più elaborati come Wall of Sound, vinile marmoreo, non so se si vede un po' il gioco di colori,
bello. Poi al quarto posto torniamo nelle atmosfere indie, l'ho già recensita quando sono andato a vederla a Lussemburgo, Jana Horn, mi ha anche fatto una splendida dedica, lei è davvero essenziale. Ho fatto due nomi, insomma, abbastanza così, insomma, generici, Susan Vega e Emiliano Torini, ma in realtà è molto più essenziale, più forse Bill Callahan, ecco, sarebbe più giusto, però più mistica lei, e in concerto lo è ancora di più, perché io se le avessi parlato prima del concerto le avrei detto di togliere anche quegli accenni di refrain, li ha tolti, ha fatto bene, il concerto è stato splendido e sono stato molto fortunato. Poi al terzo posto Apparat, Home of Maybe, album doppio, ma secondo me poteva essere anche singolo, una elettronica difficile da definire, se non con il termine intelligente, perché non è ambient, non è dance, non è fredda come quella degli Ultravox, è un'altra cosa, scopritela voi gradualmente, piano piano, andando in bicicletta, secondo me acquisisce, diciamo, e ci parla piano piano, ecco, come le cose migliori. È il ragazzo in concerto a Sesto Arregra, mi pare di ricordare i primi di luglio, io ci vado sicuro, non fatevelo scappare, eventualmente ci vediamo là. Poi le due chicche vere e proprie, diciamo secondo me, di questi primi 4 mesi, Pictish Trail, Life Slime, un album difficile da definire, anche qua splendido colore turchese e azzurro. Ve lo definisco più che come riferimenti, come approccio, diciamo così. Hills di A Beautiful Freak, non ricordo l'anno in cui fece Hills, Beautiful Freak, mi pare fine 90. Metronomi più recente, ma più come approccio, ecco, come riferimenti. E poi forse anche Karma Police, però più leggero, un indie più ricercato ma anche allo stesso tempo giocoso. E poi l'album che io ho ascoltato di più e che continuo a ascoltare un casino, Book Mac, The Mirror, il cantante di Big Thief che io amo, che purtroppo non ho ancora visto. Il cantante è appunto chitarrista, scusatemi, il chitarrista Book Mac ha fatto qualche album da solo, un po' come la cantante. Questo è particolarmente riuscito, sono tutti bei pezzi, semplici, anche qua diciamo un po', ripeto, on the road, qualche circolarità di scrittura un po' per capirci alla Mac DeMarco, tra le cose anche Mac DeMarco dovrebbe essere, se non ricordo male, a Bologna quest'estate, insomma quest'estate si tratta di trovare un po' di tempo per andarli un po' a vedere. Altre cose ho già preso il biglietto per vedere Aldous Harding, ma questa un'altra puntata perché devo ancora ascoltarlo, l'album che è appena uscito, e lo sererò molto probabilmente nella prossima playlist tra 4 mesi. Per quanto riguarda la classica e l'opera, ne faccio una alla fine del 2026. Buon ascolto, buona musica.